Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Io sono Marta e oggi parleremo di un argomento più mitologico, più che si confà a una credenza popolare piuttosto che ad un argomento caratterizzato dalla sussistenza di basi scientifiche. E oggi appunto parliamo della credenza molto diffusa che si basa sulla convinzione che la Luna e quindi i movimenti lunari possano influenzare in qualche modo la crescita dei nostri capelli e che di conseguenza i tagli che vengono effettuati appunto alla nostra capigliatura debbano essere effettuati seguendo lo scandire del calendario lunare, che altro non è che una sorta di calendario che appunto racchiude tutte le fasi che la Luna attraversa e che differisce da quello solare sia per durata dei giorni, quindi è composto da 354 giorni rispetto invece al calendario solare, ed è composto da 12 lunazioni in totale. Questo calendario comprende le 4 fasi della Luna, che sono le 4 fasi che appunto influiscono sui nostri capelli. Entriamo un po' all'interno della credenza e vediamo effettivamente come mai si è arrivati a credere che in qualche modo la Luna possa interagire e possa influenzare la crescita dei nostri capelli. La Luna sicuramente ha influenza su molti fenomeni terrestri, ad esempio influenza le maree o può influenzare ad esempio l'agricoltura, i raccolti. Infatti ad esempio i contadini si basano molto sui movimenti lunari per gestire appunto le fasi di semina e le fasi di raccolto delle varie piantagioni. Questa figura che influenza lo scandire e la vita delle piante, dei fiori, dei raccolti, si pensa che possa avere comunque un'influenza sul corpo umano e quindi di conseguenza anche sulla nostra capigliatura. Le fasi principali che sembrano influenzare il nostro organismo e quindi i nostri capelli e la crescita dei nostri capelli sono 4. La prima fase è la cosiddetta fase della luna nuova. Questa prima fase è un momento che risulta meno indicato per effettuare un taglio ai nostri capelli, dal momento che si basa appunto sulle dinamiche del movimento che subisce e che effettua la Luna nel cielo. Infatti durante questa fase la Luna è assente nel cielo, nel senso è presente ma non riusciamo a vederla perché viene appunto coperta, e in questo momento in cui la Luna diciamo così è assente alla nostra vista è come se non riuscisse a interagire bene col nostro corpo, e quindi questa mancanza della Luna viene associata ad una maggiore debolezza, ad una maggiore fragilità del corpo umano, quindi della persona, e quindi un conseguente indebolimento di tutto l'organismo che non può diciamo così dedicarsi appunto al mantenimento e alla crescita dei nostri capelli, poiché necessiterebbe di energie che in questo momento, in questa precisa fase lunare, non ha. E appunto in virtù di questa fase tagliare i capelli in questo preciso momento provocherebbe indebolimento ai bulbi, provocherebbe una fragilità dei fusti e provocherebbe anche delle cadute indesiderate dei capelli. La seconda fase è la cosiddetta fase della Luna in fase crescente. Questa è una delle fasi più propizie per effettuare tagli ai nostri capelli, dal momento che il nostro corpo acquisirebbe delle energie che ci possono permettere di fronteggiare un taglio, ci possono permettere di destinare delle riserve importanti ai nostri capelli, quindi il corpo rinvigorito, ripreso da un periodo precedente di indebolimento, invece adesso riuscirebbe ad assicurare una crescita più veloce dei nostri capelli, dal momento che non è privo delle energie ma è abbastanza rinvigorito, rigenerato, e quindi può fronteggiare il taglio. Per ottenere i risultati sperati in questa fase appunto di luna crescente è raccomandabile effettuare il taglio nel momento in cui la luna si trova nel cosiddetto quarto crescente, ovvero nel momento in cui nel cielo possiamo
osservarla visibile almeno per metà, ed è anche in questo momento che è diciamo così raccomandabile tingere anche i nostri capelli, perché sono, a quanto pare, a detta di questa credenza, sarebbero più recettivi alle colorazioni, al pigmento, e quindi tratterrebbero in modo più duraturo il colore cui andiamo a sottoporre i nostri capelli. La terza fase è quella della luna piena. Questo è un momento in cui possiamo osservare nel cielo la luna in tutta la sua interezza, in tutta la sua pienezza, quindi la vediamo molto presente, protagonista del cielo. Questa è una fase in cui il corpo e anche la terra acquisiscono diciamo così il picco dell'energia che possono ricevere appunto da questa fase. Il corpo e anche la terra, i raccolti, acquisiscono tutta una serie di energie, e in questa fase è più consigliabile effettuare il taglio, perché visto che il corpo è diciamo così pieno di energie e rinvigorito, riesce a mantenere una crescita molto veloce poi del taglio. Quindi se voi tagliate in questa fase, il vostro range di crescita sarà più veloce. Inoltre, tagliare i capelli nella fase di luna piena li renderebbe più forti, più lucenti, e anche renderebbe anche il bulbo, quindi la radice, più forte e quindi più predisposta alla crescita. Poi abbiamo la quarta fase, che è detta la fase di luna calante. Questo è un momento in cui è sconsigliato tagliare con l'intento di far crescere maggiormente i capelli. Infatti è una fase che diciamo così consigliano a quelle persone che vogliono tagliare i capelli solo se vogliono mantenere un certo taglio. Quindi ad esempio, se voi fate un taglio in luna calante, quel taglio lo manterrete di più, perché la crescita dei vostri capelli sarà smorzata, quindi i vostri capelli cresceranno, allungheranno con più difficoltà, e quindi il taglio che avete effettuato si manterrà per più tempo. La risposta si trova in un momento in cui il corpo sostanzialmente smaltisce i liquidi in modo più veloce, in modo più facile, e quindi il corpo si ritrova a perdere rapidamente delle energie e a non poterle appunto destinare alla crescita dei capelli, un po' come se il nostro serbatoio si svuota e quindi non può destinare appunto delle importanti energie ai nostri capelli. In questa fase, quindi, chi vuole mantenere un caschetto o un taglio che gli piace tanto può tagliare i capelli, quindi mantenere il taglio che ha scelto per più tempo. Oltre alle fasi lunari, che appunto si dice che possano influenzare i ritmi di crescita dei nostri capelli, ci sono anche altre fattispecie che, a detta di questa credenza, sono appunto molto influenti. La prima appunto è quella dei quadri astrali. Si dice che ci siano due quadri astrali che sono abbastanza rilevanti, hanno una rilevanza all'interno appunto delle fasi lunari. Si dice che appunto la luna, nel momento in cui si trova in Venere, ci sono delle buone condizioni per poter effettuare il taglio. Il taglio è caratterizzato da una buona riuscita, i capelli risultano più morbidi, più luminosi, e quindi questo incastro della luna in Venere favorirebbe una buona riuscita del taglio. Mentre invece, quando la luna si trova nel segno del Leone, i capelli saranno più forti, più folti, più rinvigoriti, avranno un'energia più focosa, diciamo così, e una ripresa della lunghezza più importante. Anche i quadri astrali, secondo appunto questa credenza, hanno un'influenza nel nostro taglio. Ultimo, ma non per importanza, ci sono anche delle particolarità legate all'orario in cui si effettua il taglio all'interno delle suddette fasi lunari. Ad esempio, se tagliate in luna piena, quindi durante il momento
più indicato, quindi durante il momento propizio per eccellenza, dovete tagliare durante l'arco della giornata che si concentra nel mattino, quindi dalle 6 del mattino a mezzogiorno. La chioma sarà caratterizzata da un momento particolare energetico e quindi sostanzialmente la vostra crescita sarà più lunga e sarà caratterizzata anche dalla morbidezza dei capelli, dalla luminosità, brillantezza dei capelli e dalla buona riuscita appunto del taglio stesso. Se tagliate in luna crescente dovete tagliare tra mezzogiorno e le 18 del pomeriggio, e invece se volete mantenere il vostro taglio, quindi se volete tagliare in luna calante, dovete tagliare al mattino, quindi sempre tra le 6 del mattino e mezzogiorno. Prima di concludere l'argomento, che mi è sembrato effettivamente abbia un coinvolgimento abbastanza affascinante, è un argomento molto poetico, molto romantico da trattare. A me piace molto, informarmi e essere a conoscenza delle influenze, delle credenze che si possono comunque collegare alla luna, ai quadri astrali. È molto affascinante come tematica, ma è anche vero che non ha delle basi scientifiche. Perché allora abbiamo parlato di questo argomento? Perché effettivamente mi rendo conto che molte persone si basano il loro taglio appunto sui movimenti della luna. Ora, come ho detto già prima, fermo restando che è un argomento molto affascinante, molto bello, molto spirituale, e io sono molto affascinata da questo tema, sicuramente non posso assolutamente negarlo, ma è anche vero che non essendoci riscontri scientifici e non essendoci da parte mia la curiosità anche di provare, perché non avendo dalla mia parte l'effetto placebo, come penso che tutti conosciate questa parola, penso che su di me non possa comunque funzionare. Perché parlo di effetto placebo? L'effetto placebo è una componente fondamentale nelle credenze che appunto possono interessare il nostro corpo, il nostro organismo o parti di esso, come ad esempio in questo caso i capelli. Il corpo, quando noi crediamo di effettuare il taglio per avere poi una crescita maggiorata o una crescita importante del taglio, e quindi lo effettuiamo in una di queste fasi, quindi o in luna crescente o in luna piena, il nostro corpo si mette in una sorta di predisposizione positiva. Quindi è come se noi ci convinciamo inconsciamente che tagliando in quel giorno, tagliando in quella fase lunare, in quell'orario, in quel particolare momento, noi sicuramente avremo una crescita maggiorata dei nostri capelli. Quindi il nostro corpo si pone in una fase di tranquillità, di positività, di benessere, di predisposizione alla crescita e conseguentemente questo è il risultato che otteniamo. Funziona un po' come la cosiddetta legge dell'attrazione. Noi attraiamo quello su cui siamo focalizzati. Fondamentalmente il lavoro che il nostro corpo compie è proprio questo, quindi il nostro corpo appunto si pone in una predisposizione e noi otteniamo il risultato che vogliamo e che siamo convinti di ottenere. È un po' come quando noi ci convinciamo di stare male o ci convinciamo che qualcosa ci possa fare male, effettivamente poi stiamo male, poi stiamo veramente male. Oppure quando siamo determinati a raggiungere un obiettivo e poi lo raggiungiamo. Il nostro corpo si predispone per raggiungere quell'obiettivo, quindi anche le nostre energie si concentrano, si focalizzano su quel determinato settore, e così anche per questa fattispecie. Quindi ovviamente siete liberissime di effettuare il vostro taglio quando preferite, però ecco, e mi piaceva anche affrontare l'argomento da un punto di vista puramente poetico, infatti per questo vi ho spiegato tutte le fasi lunari, perché mi piaceva ecco anche introdurvi il discorso e farvi conoscere questo tema molto affascinante. Fatemi sapere effettivamente se voi tagliate in luna calante, luna crescente, luna piena, se effettivamente vi sentite più a vostro agio ad effettuare il taglio in una di queste fasi, se avete riscontrato
riscontrato dei risultati, se credete a questa credenza, e ovviamente se avete il piacere potete anche lasciare un commentino qui sotto, io sarò felicissima di rispondervi. Niente, io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.